Abbiamo aspettato fino a fine giornata per mostrarvi questo posto con un piccolissimo raggio di sole, ma oggi il Pacifico non ce lo ha concesso. Comunque, tenendo l'infradito in mano, vi diciamo che questa è la meta migliore balneare di tutto il Perù, e dal rumore e dall'impeto del Pacifico avrete anche capito che è una meta imperdibile per i surfisti. Il lato più affascinante della zona è che, nonostante sia una meta molto gettonata per i peruviani più benestanti, mantiene sempre un lato estremamente selvaggio. Curiosità temperature: siamo vicini all'equatore e in questo periodo le temperature sono praticamente costanti, 24 la minima di notte e 30 di giorno. Seconda curiosità, la temperatura dell'acqua e contro ogni pronostico è caldissima. Tra l'altro ho una paura fottuta del mare, figuriamoci di un oceano di questa portata. Come potete vedere è pochissimo frequentata nonostante siamo in alta stagione. Terza curiosità: è impressionante osservare la spiaggia allungarsi o accorciarsi per via del fenomeno delle maree. Quarta curiosità: è assolutamente il posto migliore di mare del Perù, ma non aspettatevi la Polinesia, le Hawaii o isole simili, perché ovviamente l'acqua non ha la stessa limpidezza, inoltre le strutture non sono di altissimo livello. Però, nonostante tutto, aspettare il tramonto, vedere il sole creare 1000 riflessi e gettarsi sull'oceano è sempre qualcosa di piacevole e assolutamente rilassante. Purtroppo senza nessun perizoma, ce lo godiamo tutti insieme. Ragazzi, buongiorno, oggi riprendiamo con il sole e quindi con una temperatura di fusione. Questa è la situazione della ruta. La strada l'avete vista quando siamo arrivati, ma con il fatto che ha piovuto tantissimo nel centro di Máncora ci hanno detto che la situazione è devastante. Andiamo tutti insieme a vederla. La moto sta cargata. il problema è al centro, ma è difficile arrivarci probabilmente. Questa è la situazione ora. La situazione è devastante perché cadere in queste condizioni è veramente un gioco da ragazzi. Oh, che spettacolo lo sfondo del Pacifico. Mamma mia, mamma mia. Poi ovviamente dove picchia il sole in giro di 5-6 ore è tutto asciutto, ma forse anche meno. Considerate però che in questa temporada piove praticamente tutti i giorni. E questa notte ha piovuto tantissimo. Ci hanno raccontato che tra l'81 e l'82 El Niño ha praticamente distrutto la struttura dove eravamo, perché la terra da questo serro è praticamente scesa e ha sepolto ogni cosa. Quindi, come spesso accade qui in Perù, hanno dovuto ricostruire tutto da capo. Cioè il Niño aveva distrutto tutto, anche la strada non c'era più. Siamo di qua. Ok. Questa strada, come potete vedere, è chiusa per le persone che ovviamente hanno o la residenza oppure devono alloggiare nelle strutture che si trovano appunto lungo il litorale. E dopo 3 km siamo arrivati alla strada principale con l'immancabile scritta di benvenuto al paese.
ed ora godiamoci il centro per capire effettivamente come sono messe le cose. Mamma mia ragazzi, mamma mia, ma come fanno a vivere così? Che disastro. Speriamo che non ci sia una buca profonda come questa, tra l'altro. Mamma mia. Considerate temperatura percepita corporea a 120 gradi. Ecco, forse i mezzi giusti sono questi. Poi col fatto che andiamo piano, tenere l'equilibrio con la moto pesante è ancora peggio, ovviamente. Qua molto meglio perché è tutto asciutto. Livio della struttura ci ha detto viva il Sud America. Ovviamente era leggermente sarcastica la cosa. Sì, alludendo un po'. Sì, alludendo ai loro rimedi, a quello che loro credono giusto fare in una situazione. Allora io ho provato a dire ogni posto del mondo deve farsi la sua esperienza prima di imparare cosa non fare più, cosa non ripetere. Lui ha allargato le braccia in segno di impotenza completa. Comunque qua non ci lamentiamo perché si va tranquilli, anzi siamo passati dal fango al polverone. Nel frattempo vi lascio la visiera del casco aperta per farvi sentire il rumore della ventola. Mi dispiace per voi che non possiate sentire il calore della ventola. Guarda che buca, sa, ma questo addirittura il paraurti gli manca. Allora io qui è meglio che passo al centro perché con la pendenza, ok. Ma ecco, questa è la risposta alla vostra domanda: ma perché monti l'ETKC80 all'anteriore? Guardate il fondo, che per carità ha anche i suoi lati positivi perché ti diverti, però capite che con la motocarica in due è un po' più complicato. Autobus super rialzati. Ora però ci chiudiamo dentro, cerchiamo di superarlo, ci proviamo prima che arriva la fanghiglia. Ok, qua dove conviene mettere le gomme, rimaniamo al centro. Mamma mia. Ok. Quando vedi queste buche quanta acqua c'è, porca puttana. Qui ragazzi 30 cm d'acqua. Qui affonda tantissimo. Ma come si fa? Ragazzi, pazzesco veramente, lì ce n'erano 40 di centimetri d'acqua. Mamma mia. Non possiamo rischiare di mettere le gomme dove non vediamo sotto, perché qui possiamo veramente trovarci la sorpresa. Sento la fronte e il collo che stanno grondando. Loro con le auto passano di qua, quindi cerchiamo di copiare. No, ma come cazzo si fa a mettere la sabbia che... cioè qui proprio sabbia. Siamo qua al limite. Ok, contromano. Forse il peggio è passato, forse. È andata bene ragazzi, è andata benissimo, perché se c'erano 20 cm in più rimanevi là e tirar fuori una moto del genere assolutamente complicato, ti infanghi tutto, il fango dentro gli stivali, un disastro. Quindi è andata benissimo, anzi un attimo mi fermo perché voglio controllare la moto. Allora, l'acqua a grandi linee sarà arrivata qua, infatti più o meno dovrebbe essere questa la linea. Grandissima Tenerona, grandissimi noi, ma soprattutto fortunati. Questo è quando si dice testare l'abbigliamento. Mentre Sara, vedi, sempre a Versailles. Troppo pulita sei. Sì, io ci ripasserei. Adesso giro e andiamo.
Intanto condividiamo paesini balneari, qua si viene per vacanze al mare, Playa Punta Sal. Il cartello indicava benvenuti al futuro malecon turistico, cioè benvenuti al prossimo lungomare turistico, quindi tutto in costruzione. E al tempo stesso, come potete vedere, tutto super tranquillo, addirittura terrazza panoramica, qua altro che il lungomare di Riccione. Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Cioè a Positano tutti questi tuk tuk dove li trovi? C'è qualcosa di simile anche a Positano, però dai, guardate che fascino. Il mare è proprio qua sulla sinistra a 5 metri. Altra cosa che stiamo notando nella tappa di oggi è che l'immondizia sembra, ripeto, sembra essere sparita. Perlomeno in questi 50 km ne abbiamo incontrata pochissima. E benvenuti nei giardini di Acapulco. Ovviamente non parliamo di Acapulco in Messico, bensì qua in Perù, che onestamente neanche noi ne conoscevamo l'esistenza. Nonostante il contesto a tratti discutibile, la natura fa sempre il suo corso. In teoria siamo quasi arrivati, 700 metri, abbiamo deciso di fermarci, poi vi spieghiamo il motivo. Destinazione Punta Camarón. Posto per la nostra moto dovrebbe essere uno di questi. Andiamo a chiedere. Moto parcheggiata non con poche difficoltà, perché più si sale più è caldissimo, veramente complicato. La camera non è nulla di che, ma da queste parti è già tantissimo. Comunque il wifi ce l'abbiamo, quindi possiamo fare la premiere con voi, perché oggi è domenica e domani si riparte direzione Ecuador. Stavo quasi per dimenticarmi, la tappa è stata brevissima perché l'idea era quella di avvicinarsi alla frontiera, in quanto in questo periodo, per chi ci segue da tempo sa benissimo che l'unica frontiera aperta è solo questa qua vicino, ovvero Huaquillas, e vista la situazione non proprio sicurissima, la nostra idea appunto era quella di avvicinarci per partire domani mattina presto ed attraversarla appunto nelle ore più sicure. Anche oggi il meteo è una merdina. Siamo stati fermi in questo posto 2 notti, ma come potete vedere dalla situazione del telo ha piovuto praticamente sempre. Prima di ripartire, velocissimo giro per condividere un po' la situazione, perlomeno quello che abbiamo vissuto ieri. Questo che vedete di fronte è il miglior mare che hanno qua in Perù. O meglio, per essere più chiari e non fraintesi, la zona migliore balneare è quella dove ci troviamo ora. Purtroppo, come detto, non c'è un cielo sereno, altrimenti l'acqua sarebbe leggermente più limpia. Adesso però torniamo da Sara, carichiamo la moto, anche perché da qua alla frontiera sono circa 1 ora e 30 e, come detto, come ridetto, voglio arrivare presto. Come sempre moto carica. Altra cosa che ovviamente non si riesce a capire dal video è che c'è un caldo pazzesco, ragazzi. Anche caricare la moto significa portare le energie a zero. Qualcuno dirà: Francesco, stai invecchiando, e avete ragione al 100%. Però sotto il punto di vista della temperatura, oggi indubbiamente inizieranno a cambiare le cose, perché da quando entreremo in Ecuador inizieremo a salire di quota e data la temporada, ovvero la stagione, inizieremo a prendere tanta di quella acqua che passeremo dal caldo al sudore, alla pioggia intensa e al quasi fresco. Quindi capite benissimo che questo mix, io che sto invecchiando, il clima che cambia nell'arco di una giornata in maniera pazzesca, inizio a pensare che bisogna far domanda per la pensione. Me le accetteranno? Col cazzo, ovviamente. Ed anche qua qualcuno dirà: Francesco, lo sai quanta acqua deve passare sotto i ponti prima che tu riceverai la pensione? Bastardelli. E comunque, se prenderemo tanta pioggia, effetto centrifuga, abbiamo anche il risvolto positivo: lavaggio degli stivali e della tuta incorporato, oltre che della moto che versa in condizioni pietose, tipo quelle della moglie. Perché anche in questo caso l'altra cosa che non sentite dal divano di casa sono gli odori. Come e sempre. Noi facciamo, dillo, schifitor. Non proprio, però ci siamo vicini. Perfetto, navigatore impostato. Oggi abbiamo 4 ore, però c'è di mezzo la frontiera. Non ha salutato perché lui non è un motociclista, ma è un ruspista. Vamos!
Direzione Ecuador, tutti insieme. Con la pioggia di questi giorni i lati della carreggiata diventano una fanghiglia, però bisogna dire che loro passano sempre con le ruspe per cercare di liberare la corsia. Giardini in questo caso pequeñi, ma comunque sempre sistemati. Tengono molto agli spazi pubblici in cui condividere la vita sociale. È anche vero che loro trascorrono molto tempo all'esterno. Con queste temperature tutto l'anno vorrei dire che è l'unica cosa da fare. Allora, solita buca enorme, non so dove bisogna passare, guardiamo loro. Laviamo gli stivali, che dite? Sembra poca, arriva sul disco. Laviamo un po' la moto, ok. È sempre piacevole tornare bambino. L'alternativa era alloggiare qua a Zorritos, perché prima di Tumbes e della frontiera possiamo dire tranquillamente che è la località balneare maggiore. In effetti all'entrata della città Zorritos viene definito El Caribe del Perù. Ora non esageriamo più di tanto. Sì, forse si sono un pochino allargati. Ma un pochino, dai, facciamoceli credere. Noi ovviamente non stiamo qua a criticare o a prenderli in giro, però ragazzi bisogna dire le cose come stanno, perché è giusto in qualche maniera esaltare il proprio luogo, però ragazzi con calma. No, ma anche perché il Pacifico in questa zona non rispecchia molto quello che è il mare nei Caraibi, però comunque sia, loro ci provano e la pubblicità è tutto. Ricordo che la prima volta che siamo stati negli Stati Uniti tantissimi anni fa, ovunque c'era il cartello Scenic View, poi tu andavi e da italiano dicevi vabbè dai, non è male, però dai, tutto questo pure. E che bisogna saper vendere le proprie cose. Noi ne abbiamo tante in Italia e qualche volta non sappiamo venderle in maniera adeguata, quindi onore a loro e al loro orgoglio. Con questo aggiungiamo che noi abbiamo il mare Adriatico, che nella zona marchigiana non è poi così eccezionale. Il mare Adriatico ha altre zone da esaltare, come quelle in Puglia. Quindi accettiamo l'orgogliosa pubblicità della loro terra e ricordiamo che non deve essere una critica, però deve essere un giudizio obiettivo e oggettivo nel mentre la attraversiamo. Il Pacifico da questa collina. Bisogna anche riconoscere che oggi il meteo non aiuta. Coppiamo. Siamo in questo momento a Caleta Grau, che prende il nome da una personalità che qui in Perù ricorre spesso, e cioè il militare Grau, noto per la sua partecipazione valorosa alla guerra del Pacifico contro il Cile, combattuta a fine 800, nella quale il Perù perse molte terre costiere, la Bolivia perse il suo sbocco sul mare e quindi molte ricchezze del sottosuolo grazie alle miniere che oggi invece cadono sotto il territorio cileno. Siamo a Nueva Esperanza. I nomi delle cittadine sudamericane hanno sempre una sorta di evocazione, hanno una migliore condizione e una speranza sempre nascosta nel cuore, che spesso deriva anche dalla loro profondissima fede cattolica. Questo pezzettino di strada per la frontiera è un susseguirsi di paesini. Aspettate un attimo che devo superare, perché guardate le gomme. Dicevo, un susseguirsi di continui paesini che si assomigliano tutti. La vita scorre allo stesso modo e a grandi linee le condizioni sono le medesime. Ricominciano le risaglie che beneficiano sicuramente di tutte queste piogge. È comunque impressionante come cambiano le cose. Dal deserto siamo passati addirittura alle risaglie, a questo verde infinito, tutto preciso, tutto perfetto, qua senza immondizia. Inutile dirvi, speriamo che duri e speriamo che l'Ecuador sotto questo punto di vista sia migliore. Stiamo infatti entrando in una delle zone dalla quale noi importiamo banane. E dopo la live fatta a Lima siamo arrivati alla famosissima e pericolosissima, tra virgolette, Tumbes.
been here 1,000 times. It's all a big hustle and a serious crime. You're coming out to me and hope I come quietly. Already in love but nowhere to call my own. You're still a part of me, but are you where you wanna be? I left you without a single way to break free. Che disastro ragazzi, che disastro. Intanto abbiamo qualcuno avanti che si destreggia a portare la petta su 2 ruote, numero 1. Noi dobbiamo arrivare al distretto di Zarumilla, lato peruviano, e distretto di Huaquillas o cantone di Huaquillas, lato ecuadoriano. Circa 15 km, sempre sulla Panamericana. Eccolo, finalmente ci siamo, questo è l'incrocio di cui vi parlavo prima, noi dobbiamo andare a destra, altrimenti dritti si prosegue per il centro città. Ma la nostra dogana, l'unica, si trova sulla destra. Infatti sulla sinistra, Zarumilla, noi andiamo frontiera Perù-Ecuador. Da qua 3,5 km. Sì, perché da quanto letto il Perù non sta vivendo un buon periodo insieme all'Ecuador per quanto riguarda il turismo. Problema che scaturisce ovviamente dalla sicurezza, come oramai sapete benissimo. Qua già è salita del paese, quindi penso che bisogna andare a sinistra. Ma non si può andare. Andiamo a chiedere di qua prima per capire. Magari bisogna andare diretti perché qua non serve a nulla, però meglio sempre chiedere prima. Taxi si fermano qua, significa che non possono andare dall'altra parte, quindi forse il controllo è direttamente lassù. Qua è tutto chiuso, qua in fondo. Facciamo così ragazzi, prendiamo i documenti, ci prepariamo e andiamo diretti. Tieni tu. Tienimi anche i guanti, almeno vado più comodo. Andiamo diretti a chiedere alla frontiera. Là ci sono dei controlli, tutto chiuso, tutto sbarrato. Io non capisco, mi sembra stranissimo questa cosa. Che qua si torna indietro. Disculpe, por la salida acá. Hola, Hola, l'inmigrazione, ¿dónde está? Tenemos que salir de Perú. van a salir de Perú. Sí, Ya, es allá en Ecuador, ¿ya? sí. A 4 kilómetros, pero mano derecha. Hay aduana de los dos. Claro, usted está saliendo de Perú allá. Perfetto, muchas gracias. Sembrano domande stupide, però ogni volta qua è una sorpresa, quindi per non avere noi sorprese è sempre meglio chiedere. Ci hanno detto a 4 km si trova l'immigrazione e l'aduana dovrebbe essere accorpata. Piantagione pazzesca alla nostra destra, cioè dopo tantissimi chilometri di deserto cambia il mondo. Quasi ci siamo, Ecuador. Ecco che significa CEPAF, centro binazionale, magari hanno accorpato tutto qua. Infatti qui vedo che c'è una sorta di rientranza, forse ci dobbiamo fermare qua in fondo. Andiamo a vedere, Piccoli Liviano dovrebbe essere qua. Hola, buen día. Todo bien, gracias. Ya van a hacer el ingreso a Ecuador. Pero Sí. adentro hacen la migración. Sí, La migración lo van a hacer en la misma oficina. sí, Sí, de los dos países. Sí, de lo que son las personas. sí, Ahora para el vehículo son en 2 oficinas diferentes. sí. ¿Dónde está por el vehículo? Aquí están todas. Ah, ¿todo acá? Aquí, sí. Perfecto. Sino que si le digo ahorita lo voy a confundir. Primero vayan a migración y ahí Sí. adentro preguntan dónde es la aduana peruana. Perfettamente, muchas gracias. Grazie. Prima c'è l'immigrazione, poi l'aduana. Polizia, migrazione e aduana. Andiamo a chiedere. Qua?
Andiamo a chiedere, ragazzi. Veloce aggiornamento per chi dovrà passare di qua per farvici capire qualcosa. Prima stavamo là in fondo dove c'è l'aduana, ma prima dell'aduana dobbiamo andare a fare l'immigrazione che si trova proprio qua dietro di me, quell'edificio là. Ora, fatta l'immigrazione, si torna indietro per regolarizzare il veicolo. È un po' complicato, potevano farla un po' meglio, perché non capisco, prima dobbiamo andare all'immigrazione che si trova dopo dell'aduana. Però ragazzi, noi stiamo qua a contestare la situazione perché quello che conta è entrare. Allora, ce l'abbiamo fatta, penso che sia la frontiera più mal organizzata che abbiamo fatto finora, ne avremmo fatte 50, 60, non sappiamo, questa è la peggiore. Prima bisogna andare là, puoi tornare qua, puoi ritornare là. Ma il problema è che non c'è nessuno e sono lenti, bisogna chiedere, non c'è scritto nulla. Spesso e volentieri sono tutte affilate le postazioni. Qua ragazzi è un disastro enorme. Da qui abbiamo capito perché la polizia all'ingresso ci ha detto guardate, prima dovete andare là, poi di là. Comunque, dopo un'ora e mezza ce l'abbiamo fatta, adesso si entra in Ecuador. Abbiamo conosciuto Carlos. Hola amigo. Saludo a todos los italianos. Grande. Dalla Spagna, lui con la sua Royal Enfield torna da Ushuaia direzione Colombia. Buon viaggio amigo. Igualmente. Cuídate. Que nada, a lo mejor nos vemos en Cuenca. En Cuenca. En Cuenca. Muy bien. Vamos. Vamos, estamos listos. Ho chiesto al tipo dell'aduana e mi ha detto potete entrare tranquillamente, non avete nessun tipo di controllo. Pensate ragazzi, in che posto siamo e non controllano minimamente nulla, bagagli, nada, moto, potete entrare. Acá? Là. ¿Hacia dónde va? Cuenca. Cuenca. ¿Es la hojita que le entregaron en aduanas? Sí. Un momentito. Perfecto. Muchas gracias. 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 Hola. Rettifico, un piccolo controllo l'hanno fatto, praticamente hanno controllato il permesso della moto e hanno registrato la moto. Per il resto, se dentro abbiamo qualcosa di particolare non gliene frega nulla. Ora vamos definitivamente. Mamma mia. Qua addirittura arco desinfezione. Siamo talmente luridi che ecco, perfetto, è importante, queste cose sono importanti, cioè ci hanno disinfettato con quella roba là, ma possiamo dirlo, benvenuti in Ecuador, grandi! La temperatura per ora è rimasta la stessa ovviamente, ma dovremmo salire. La costa assolutamente, categoricamente da evitare per problemi di sicurezza. E noi, come sapete benissimo, sicuramente non andiamo a cercarcela. Chiaramente faremo tutto il possibile sperando che questo valga. Appena superata la curva, non abbiamo fatto in tempo a accendere la Insta360, nuovo controllo della polizia doganale ecuadoriana. Ci ha chiesto il foglio fatto per la moto e il passaporto di Francesco, chiedendoci anche se ci saremmo fermati in Ecuador o avremmo proseguito verso la Colombia. Ci ha consigliato di vedere Cuenca, vale la pena, muy bonita, bienvenidos. Finora gentilezza massima. E questo lo stiamo dicendo anche perché un ragazzo colombiano alla dogana ci aveva messo in guardia dalla polizia ecuadoriana con qualche problema di corruzione. Chiaramente da quando siamo partiti si parla di sicurezza sia in Perù sia in Ecuador. Stiamo sperimentando e voi lo state facendo in sella insieme a noi. Adesso che voi lo state facendo in sella insieme a noi, con calma, perché il culo stretto è il mio, non il vostro, ed anche un pochino quello di Sara, Sì, ma credo che voi siate abituati un po' ai miei silenzi, perché quando arrivano è perché è proprio per questo motivo, mettiamola così.